Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, abbiamo tutto. Se desideriamo qualcosa basta comprarlo. E allora, perché non siamo contenti? Siamo attorniati da oggetti che fanno parte di quella che è chiamata normalmente la società dei consumi. È come se fossimo tutti dei divoratori, come se il mondo dovessimo incorporarlo per poi in qualche modo espellerlo nei cimiteri degli oggetti. Con quella bella immagine che già fu di Moravia, in cui rappresentava il nostro mondo come quel luogo in cui si radunavano le macchine vecchie che venivano usate e gettate. Bene, siamo attorniati dagli oggetti che fanno parte ormai della nostra vita quotidiana e non ci siamo accorti che questi oggetti stanno, come in qualche modo, stanno prendendoci un pezzo d'anima. Una volta gli oggetti erano oggetti d'uso, erano oggetti estetici, erano oggetti simbolici, erano oggetti di gioco, certamente. Adesso questo mondo così pieno, noi viviamo in un mondo pieno, basta che non ce ne rendiamo neanche più conto, ma basta che andiamo in un supermercato o in questi grandi centri per renderci conto quanto è pieno il mondo. Un mondo pieno, talmente pieno che a volte abbiamo bisogno di vuoto, come se fossimo soffocati. Ma siamo soffocati da questo troppo pieno, il troppo pieno della nostra casa, il troppo pieno del mondo soprattutto del mondo ricco naturalmente, del mondo del nord, del mondo cosiddetto industrializzato, del mondo, certo, non dell'altro mondo. Eppure dentro questo noi ci sentiamo poveri. Da dove viene questa povertà? Questa condizione di povertà? Quasi che ci porta a non averne abbastanza, porta a fenomeni anche psicopatologici, ma non ne voglio nemmeno parlare, che sono la punta dell'iceberg, lo shopping compulsivo. Ma questa è la punta dell'iceberg perché mi interessa di più lo shopping normale che lo shopping compulsivo. La condizione normale del consumatore. L'uomo è un consumatore, ci sono anche le associazioni, ci sono le politiche, l'uomo è un consumatore. Io mi sentirei molto offeso a essere considerato un consumatore. Vorrei essere considerato un uomo, un cittadino, ma non un consumatore, non come caratteristica principale. Ma allora, cosa voglio dire? Voglio dire che questi oggetti che ci stanno attorno sembrano aver recuperato un'anima al mio posto. Sembrano avere una loro vita autonoma al mio posto. Tant'è vero che quando non li ho più, quando mi mancano, io entro in uno stato di manco, in uno stato di bisogno. Quella che si chiamano anche la costruzione di neobisogni. Non sono bisogni, sono bisogni veri, perché in realtà bisogni sociali, bisogni di appartenenza, bisogni di identità, ma in realtà non sono bisogni, sono neobisogni. Ecco, la nostra società ha costruito questo mondo in cui sta avvenendo questa sorta di, sottrazione d'anima. Come reagire? Questo è un problema che rimando anche alla vostra attenzione. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.